Ciao ragazzi, questo è un rapidissimo tutorial perché in astrofotografia molto spesso mi vengono sottoposte delle immagini e io mi trovo a rispondere quasi sempre quando ci sono dei problemi in questa immagine è che i dati sono troppo pochi, è che il tempo di integrazione è troppo basso, è che 5 minuti sono insufficienti, 15 minuti sono insufficienti, eccetera, eccetera. E quindi la domanda spesso è, vabbè, ma in che senso sono insufficienti? Quando è che sono sufficienti? E quando è che sono sufficienti? È una domanda purtroppo che non ha risposta. Più ma più sono gli scatti e quindi maggiore è quello che chiamiamo il tempo di integrazione dell'immagine, che non è nient'altro che il numero totale di scatti moltiplicato per il tempo del singolo scatto. Ecco, più è grande questo tempo, meglio è perché abbiamo più dati e non solamente si riduce il rumore, ma abbiamo proprio una maggiore ricchezza, profondità dell'immagine. Quindi voglio farvi un test velocissimo per farvi vedere in che senso abbiamo una profondità dell'immagine maggiore. Facciamo un esempio. Allora, qui io sto confrontando degli scatti fatti con la stessa identica attrezzatura astrofotografica, ok? Top level, questa è attrezzatura astrofotografica di ottimo livello, e voglio confrontare uno scatto che ha circa 15 minuti di integrazione con uno che ha circa 25 ore, 27 ore grosso modo di integrazione. E i due scatti, cioè i light frames nei due scatti, sono stati calibrati nella stessa identica maniera con gli stessi identici dark frames, bias e flat, ok? Identici, stesso numero per escludere qualunque problema che potesse derivare dalla calibrazione. Vogliamo andare a vedere soltanto come il tempo di integrazione, quindi la lunghezza, diciamo, la quantità dei dati, dei light frames, influenza la nostra immagine finale. Allora, cominciamo con lo scatto quello più piccolo, quello da 20 ore, e facciamo in post-produzione le stesse identiche cose chiaramente su tutte e due per confrontarli rapidamente. Questo è uno scatto lineare, quindi andiamo direttamente in auto stretch, è uno scatto della nebulosa di Andromeda. Andiamo a fare innanzitutto un crop, ok? Approssimativamente una cosa di questo tipo, ok? Geometry, rotate and crop, apply, ok? Dopodiché rimuoviamo un pochino questo gradiente, no? Questo gradiente luminoso, questo inquinamento luminoso, questa gradiente che c'è sullo sfondo. Ci sono mille modi di farlo, ora non voglio entrare nella post-produzione, voglio fare una cosa semplice in entrambi i casi e quindi applichiamo semplicemente Auto BG, per esempio, Auto Background Extraction, parametri default, process. Ok, sta facendo, sì, sta identificando, modellizzando lo sfondo e denormalizing, ok, ci siamo, finito, bene, chiudi. Sono naturalmente in auto stretch, ok, poi remove green noise, togliamo il rumore di fondo e facciamo velocissimamente una color calibration normale, non faccio una color calibration fotometrica che richiederebbe fare il plate solving, ripeto, andiamo a fare qualcosa di molto semplice. Selezioniamoci un pezzetto di cero, usa la selezione e neutralizza lo sfondo. Perfetto, selezioniamoci poi la nostra galassia, use current selection, apply. Perfetto, abbiamo fatto un po' di neutralizzazione del colore, poi rimuoviamo un po' di rumore, uso lo script noise exterminator della RC Astro, ma ripeto, non importa, con i parametri default, non importa quale uso, ce ne sono mille, ne potete usare altri, non mi interessa, voglio solo fare qualcosa di facile, la cosa importante è la stessa cosa in entrambi i casi, tutto qui. Ok, noise exterminator è fatto e gli diamo anche un passo di blur exterminator sempre della RC Astro. Ok, a questo punto la post-produzione in realtà prevederebbe togliere le stelle, fare lo stretching, lavorare in Photoshop per rimettere le stelle, no, una post-produzione seria. Tagliamo corto, facciamo direttamente uno stretching con tutte le stelle, tanto insomma qua, ripeto, non ci interessa tanto questo aspetto, cioè l'aspetto legato alla post-produzione. Quindi rimettiamola in modalità lineare e facciamo uno stretch rapido. Per farlo nella stessa maniera usiamo anche qua per esempio lo script statistical stretch.
attiviamo un attimo il preview, fit to view, per vedere tutta l'immagine. È eccessivissimo, abbassiamo molto la mediana, facciamo 0,10, attiviamo anche no black clipping e linked stretch, in maniera che lo stretch dei canali sia linkato e quindi non ci siano alterazioni di colore. Vediamo di nuovo il preview, va bene così, apply to Siri. Ok, questa è la nostra immagine con 27 ore di integrazione, la andiamo a salvare, ok? E la salviamo, gli diamo un nome, process, e la salviamo come TIFF, perché così poi le possiamo confrontare in Photoshop. TIFF a 16 bit. Ok? Adesso facciamo la stessa identica cosa, velocissimamente, su un'immagine da invece 15 minuti. Ok? Identica. Mettiamo la sua auto stretch, facciamo anche qua un crop approssimativamente come l'altro. Ok, geometry, crop, apply. Ok, poi facciamo anche qua l'auto BG, ok, la rimozione del gradiente, process. Un attimo di pazienza. Ok, poi facciamo naturalmente remove green noise e facciamo la color calibration come prima. Quindi selezioniamo anche qua un pezzettino di sfondo, use current selection, background neutralization, ci selezioniamo la galassia, use current selection, apply e siamo a posto con la background, col color calibration. Poi avevamo detto che gli davamo un passo di noise, di rimozione del rumore con noise exterminator, ok? E poi gli diamo una passata di blur exterminator, a posto così, non vi preoccupate l'anteprima, questo è perché sono su auto stretch, poi RC Astro abbiamo detto blur exterminator, tutto default, via. Finito, adesso rimettiamola sul lineare e andiamo a fare lo statistical stretch come prima. Chiaramente ora gli devo dare gli stessi parametri, no? Avevamo detto 0,10, no black clipping, linked stretch, vediamo un attimo il preview. Ok, apply to Siri. Bene, chiudiamo questo e questa pure ce lo salviamo, ok, come process e ce la salviamo in TIFF. Ok, 16 bit, a posto così. Ora apriamo tutte e due in Photoshop. Ok, a posto così. Apriamo tutte e due in Photoshop, l'ho appena fatto e ecco qua. Allora, questo chiaramente è un ingrandimento al 100%. A sinistra avete, lo ingrandisco anche, a sinistra, allora l'ingrandimento non è proprio perfettamente identico, ma questo perché il 2 questo perché diciamo il crop non era proprio perfettamente identico, ma quasi, no? Ok, allora siamo molto molto simili. Ok, a questo punto scroll all windows e guardiamo un po', facciamo
ingrandiamo un po' questa e ingrandiamo un po' questa, ecco, così ce l'abbiamo. Allora, guardate la... Scusate, voglio averle il più possibile uguali, ok? Allora, per averle il più possibile uguali, fatemi fare così, cioè uguali, ecco, nel livello, quindi fatemi fare così, fatemi copiare questa e incollarla qua, così questa la posso un attimo chiudere, ok? E così, perché quando ho fatto il crop in serial non è che l'ho fatto perfettamente identico, no? E di conseguenza non sono perfettamente identiche. Scusate, ricominciamo un secondo da capo. Riapriamole tutte e due, ritorniamo un attimo qui, ok, riapriamole un attimo tutte e due, ok, prendiamoci questa, ce la mettiamo qua sopra e così, diminuendo un attimo l'opacità del livello, posso intanto andare a posizionarla. Ora ci siamo, no? Ok, riattiviamo tutto. Va bene, ora se c'è un minimo spostamento non è che ci interessi, però sono abbastanza allineate, quindi insomma ci siamo anche. Adesso andiamo a ingrandire e vediamo un attimo quello che stiamo vedendo. Questa è un po' più luminosa nello stretch, quindi facciamo così, portiamola a un livello di luminosità un pochino simile, altrimenti è un po' difficile confrontarle. Questa è un po' più scura, ma insomma quello non è grave, noi vogliamo vedere il dettaglio, no? Ok. Questa qui la posso anche andare leggermente a schiarire, questo perché lo statistical stretch non è identico comunque nei due casi. Andiamo poco a schiarire questa senza però perdere informazioni. Ok, adesso andiamo a vedere, ingrandiamo un pochino e andiamo a vedere il dettaglio che abbiamo nella nebulosità, nella zona delle galassie, eccetera. Questa è quella da 15 minuti e questa è quella da 25 ore. Guardate il dettaglio qui in questa zona e guardate questa. Vedete, non è neanche questione di rumore, perché questa non ha rumore, è proprio la ricchezza della struttura. Guardate, qui per esempio, qua non si vede quasi niente, no? Guardate quella con più dati, guardate come emergono le strutture, guardate diciamo la fluidità in un certo senso dell'immagine, no? Come c'è una transizione morbida, mentre invece vedete qui com'è tutto più segmentato, diciamo, più brusco. E qui stiamo parlando di attrezzatura fotografica top level, quindi diciamo questa è un'immagine chiaramente di grande qualità, è solo che ha pochi dati, no? Qui si cominciano a vedere tanti elementi anche qui di idrogeno, anche se è scattata nel visibile, ok? Questa è con pochi dati, questa è con tanti dati, poco, tanto. Ecco, non è soltanto, ripeto, poi diciamo, non è soltanto quello che vedo così, perché qui abbiamo fatto una post-produzione molto elementare, ma se io poi andassi a lavorare questa immagine in maniera più aggressiva, allora scoprirei che nel caso in cui ho più dati io posso fare una post-produzione molto più aggressiva, evidenziando per esempio il dettaglio, la chiarezza, tirando fuori tutti questi elementi senza perdere, diciamo, prima di perdere qualità ce ne vuole, mentre invece qui appena vado a fare qualcosa, vedete, immediatamente perderei informazione, perderei dettaglio.
Quindi diciamo è un discorso di maggiore ricchezza dell'immagine e anche un discorso di maggiore flessibilità in post-produzione, quindi possibilità di fare molto di più in post-produzione. Quindi, no, ecco, vedete, no, qua guardate queste sfumature, vedete come tutto sparisce. Insomma, non c'è un sostituto per avere un numero sufficiente di dati. Ora chiaramente 25 ore sono tante, anche se astrofotografi bravi, per astrofotografi bravi diciamo, tra i quali io non mi annovero assolutamente, ma insomma quelli che fanno astrofotografia seriamente, 25 ore è una cosa assolutamente normale, per non dire una base di partenza, senza arrivare però necessariamente a questi livelli così elevati. 4 ore, 8 ore bisogna che le mettiamo in conto. Se abbiamo pochi minuti, abbiamo un'immagine che è molto poco dettagliata ed è molto molto fragile, ok? Quindi magari la post-produzione la facciamo, forse piccola piccola, vista piccola piccola su Instagram nessuno se ne accorge, però in qualche modo se poi andiamo a vedere si vede che è un'immagine che insomma non ha quella gradualità, quella sfumatura, quel dettaglio, quella diciamo potenza in qualche maniera visiva che ha un'immagine con maggiori dati. Va bene ragazzi, questo è tutto, un abbraccio, a presto.